Buonasera amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per un nuovo video tutorial. Oggi facciamo insieme, ve li mostro da vicino, ci provo a caricarlo prima di Natale, oggi è 23, spero di riuscire a caricarlo per domani la vigilia come regalo per voi sul mio canale. Sono questi orecchini, finalmente ho realizzato qualcosa in rosso e oro. È un orecchino al brick stitch che può essere indossato secondo me anche come ciondolo. Guardate quanto è carino. Perché ho realizzato questi orecchini? Perché in realtà sul mio canale ho qualche orecchino, qualche tutorial caricato in tecnica brick stitch, ma spesso ci sono materiali tipo anellini particolari, degli elementi che sono un po' limitanti, nel senso che non troviamo dappertutto. Questo orecchino invece, guardate com'è carino, questo orecchino invece è realizzato tutto con materiali reperibilissimi. Ve lo mostro da vicino: perla centrale da 6 mm, delica 11,0, 8,0, 11,0, mezzi cristalli da 3 mm e poi dei cipollotti. Quindi sono veramente elementi che avete tutte e quindi potete realizzarlo. È un brick stitch veramente facile, dopo lo giro e ve lo mostro da vicino. È semplice, non è complicato, non ha giri particolari e quindi potete tranquillamente penso realizzarle. Unica attenzione quando si fa il brick stitch ovviamente è la tensione del filo, lì ci vuole un po' di manualità, ma penso veramente che non abbiate nessuna difficoltà nel replicarli. E niente, con questo vi saluto, giro la camera e vi mostro il tutorial che, ripeto, secondo me semplice. Vi saluto, come sempre ragazze, buona creatività e tanta serenità in questo periodo molto particolare per tutte. Poi spero di caricare un salutino per farvi gli auguri. Ciao! Allora, per realizzare i nostri orecchini, che ho deciso di chiamare Navidad, eccoli qua, ve li mostro da vicino. Cosa ci servirà? Allora, per prima cosa ci servirà una perla da 6 mm. Questa era uscita dal kit Gold di Perlinolandia di Sabrina Milardi, quindi questa perla da 6 mm, ovviamente perno ed anellino. Poi serviranno delle Delica 11,0, questo è il codice 1010 in questo colore bellissimo. Poi serviranno delle 11,0, vi mostro anche la bustina, sono della Miyuki 11,0. Poi ci serviranno delle 8,0, bustine di tutti i tipi, queste sono della Toho Silver Lined Frosted Ruby. E poi ci serviranno dei mezzi cristalli Opaque Red, ve ne serviranno 24. Allora vi dico da vicino i giri che dovremo fare al brick stitch. Ah, e poi dimenticavo, ci serviranno 8 cipollotti per ogni modulino, ve li mostro da vicino, ok? Vedete che questo è un da foro a foro, vedete, circa 4,5, ma se fosse 4 o 5 secondo me non cambia tanto, perché lo sapete che i cipollotti non sono super precisi. Vedete, è 6, quindi questo sarebbe un 4x6, anche se in realtà è un pochino più cicciottello, ma non inficia sul lavoro perché comunque è quello sul bordo più esterno, quindi al massimo se fosse un po' più sottile inserireste una Delica, una 11,0 in meno su questo giro. Allora si parte al brick stitch, perla centrale, primo giro 12 Delica 11,0, secondo giro 12 Rokyle 11,0 della Miyuki, terzo giro 12 Rokyle 8,0. Al quarto giro vedete ci sono di nuovo le Delica
in questo caso 24, quindi su ogni archetto andremo ad inserire 2 delica. Altro giro, non mi ricordo dove siamo arrivati, 1, 2, 3, 4, quinto giro, vedete questo, al quinto giro andremo ad inserire 24 mezzi cristalli da 3 millimetri e poi l'ultimo giro è quello tra virgolette non lineare dove andremo ad inserire un'alternanza di rocaille e dei cipollotti. Ultimissimo giro le rocaille di contorno, quindi veramente è super. Come filo ho utilizzato ho inserito, come vedete, poi delle rocaille, le ho cucite sul perno perché avevo questo perno filigranato. Ovviamente il filo ho utilizzato un Miyuki. Ovviamente poi vedete che è proprio poco bombato, ma questo ovviamente dipende dalla vostra mano. Anche io quando realizzo a volte gli orecchini a brick stitch vengono giorni che tiro di più e giorni che tiro di meno. Quindi questo vi ho spiegato tecnicamente quali sono i giri da fare e ve li scrivo pure casomai in sovraimpressione, e poi è il semplice brick stitch, tecnica base. Si uniscono le perline che generano degli archetti e su ogni archetto poi decidiamo quale rocaille andiamo a inserire. Quindi il tutorial sarà veramente super semplice. Vado a prendere il filo, tagliate una bella gugliata perché ragazzi il brick stitch di filo ce ne vuole abbastanza, però il risultato finale, guardate, è veramente carino. Un altro tutorial che trovate sul mio canale di brick stitch è questo, gli orecchini che indosso, e vedete che ci sono gli anellini e le super duo, e ho voluto creare qualcosa che non avesse elementi difficili da reperire. Questi li avete tutti, quindi non vi resta che replicarlo. La prima cosa da fare è andare a prendere una bella gugliata di filo e caricarle sul lago. Lago io sto utilizzando quello della Tulip numero 10. Allora, andiamo a prendere la nostra perla da 6 mm e la prima cosa da fare è andare a creare degli archetti intorno alla nostra perla per poi andare successivamente a cucire le nostre perline. Vedete che tengo tra le mani un pezzetto di filo, dopo andrò ad annodare e semplicemente ripasso da dietro in avanti attraverso la nostra perla per 3 volte. Quindi 3 volte da un lato, ovviamente poi li andremo ad unire, e 3 volte dall'altro lato, semplicemente. Adesso ovviamente i 3 fili sono separati, ma quando andremo a prendere le delica ovviamente li raggrupperemo. Quindi semplicemente in questo modo. Adesso nel nostro primo giro dovremo andare a inserire 12 delica, quindi 6 su un archetto da un lato e 6 dall'altro. All'inizio del brick stitch si inseriscono sempre 2 rocaille, in questo caso sono delica, quindi inserisco 2 sul lago, entro e prendo tutti e 3 i miei fili che sono posti al lato destro, in questo caso entro e risalgo solo nella seconda rocaille. La prima e tiro, la prima si allineerà a fine giro, quindi proseguo poi successivamente inserendo sempre un'unica rocaille. Vado, rocaille sul lago, da dietro in avanti inserisco la mia rocaille e poi dal basso verso l'alto mi riporto nella rocaille. Faccio questo passaggio per 6 volte, quindi ancora una. Ragazzi, i passaggi sono sempre gli stessi, quindi osservate bene, da dietro in avanti passo all'interno, passo, dicevo, all'interno dei miei 3 fili e poi dal basso verso l'altro entro nella mia rocaille e tiro. Vedete che si verranno ad accostare quindi alla mia perla. Ora
ne vado ad inserire altre 8 perché ne ho inserite 4. Ovviamente qui dove si va a unire inserirete la sesta e la settima, quando la andrete a inserire andrete nell'archetto successivo, ok? Quindi andate ad inserire altre 8 d'elica. Ci vediamo a fine giro. Questa praticamente è la mia settima rocaille, vedete che entro nell'archetto successivo. Ho inserito la mia 12ª rocaille d'elica e adesso semplicemente vado a chiudere, quindi esco dalla mia 12ª rocaille, vado nella prima rocaille inserita, vado dall'alto verso il basso, dopodiché entro nel filo sottostante, ok, vi giro il lavoro in modo che possiate vedere per comodità, ok, e quindi rientro dal basso verso l'altro nella stessa rocaille, agganciandomi ovviamente all'archetto sottostante per rinforzare questa chiusura, ok? Dopodiché rientro in quella di fianco, risalgo e quindi ho completato praticamente il mio giro, ok? Cercate di raddrizzare, vabbè, queste sono piccoline, cercate di raddrizzare tutte quante le rocaille e cominciamo il secondo giro. Andiamo a prendere le rocaille 11,0. Come il giro precedente, vado a prendere all'inizio 2 rocaille 11,0. Vedete che al di sopra delle nostre rocaille si sono generati degli archetti, quindi io adesso dovrò sfruttare questi archetti per andare a tessere le mie perline. Quindi salterò, esco da questa rocaille, salto il primo archetto e vado nel secondo archetto. Vedete, ho le 2 rocaille, entro nel secondo archetto da dietro in avanti, in questo modo, tiro e come prima dal basso verso l'alto entro all'interno della mia rocaille. Ripetiamo ancora una volta, inserisco una rocaille, vado questa volta nell'archetto successivo, sempre da dietro in avanti e poi dal basso verso l'alto. Dovrò fare questo inserimento per tutto quanto il giro, perché in questo secondo giro andremo ad inserire 12 rocaille 11,0, una in ogni archetto e poi ci congiungeremo come sempre qui alla fine. Quindi andate ad inserire le altre 9 rocaille. Il brick stitch, come specialmente in questo caso, è molto ripetitivo, è lungo come procedimento, ma il risultato è molto particolare, quindi proseguite in questo modo. Eccoci giunti all'inserimento della 12ª rocaille e come prima usciamo dall'altro sempre entriamo all'interno della nostra rocaille qui, andiamo sempre nell'archetto sottostante, tiriamo, giro il lavoro per mostrarvi ed entriamo di nuovo nella rocaille avendo individuato l'archetto sottostante. Ora appiattite bene il lavoro e osservate, cercate di distanziare le rocaille in modo equidistante, cioè se qualcuna è un pochino più vicina, insomma spostatevi col l'ago e cercate di metterle distanziate in maniera insomma abbastanza regolare, ok? Quindi appiattite, mi raccomando, osservate il lavoro che venga insomma un bel cerchio. Adesso, come abbiamo fatto prima, ripassate e riportatevi ad uscire dall'alto, insomma, della rocaille. Io adesso ripasso. Ed anche a questo giro ne dovremo inserire 12, come sempre, 2 nel primo passaggio, quindi 2 sul lago, questo è il primo archetto, andiamo nel secondo e ricominciamo esattamente come nel giro precedente, dall'alto verso il basso e poi andiamo ad inserirne una per volta in ogni spazio. Vado nell'archetto successivo, dall'alto verso il basso e procedo così. Come vedete
in questo giro di 8/0 gli archi che si andranno a generare sono più larghi, quindi non tirate tantissimo, altrimenti si incurva il lavoro, quindi dovete restare sempre piatte. Siamo arrivati alla fine del giro e chiudiamo come sempre. Entriamo nella 8, ripassiamo sotto e rispuntiamo nuovamente da quella dall'alto di una 8/0. Ecco il giro finito, mi raccomando, osservate che il lavoro insomma continui a proseguire piatto. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad inserire nuovamente l'edelica, ma ovviamente come vedete questi archetti sono molto spaziati, quindi passiamo da una rocale grande ad una piccola, quindi anziché inserire una dedica in ogni spazio ne andremo ad inserire due. Quindi vado a prendere due delica. In questo caso non salto, non vado nell'archetto successivo, ma vado nel primo archetto, perché altrimenti sarei troppo distante e farebbe difetto. Quindi in questo caso vado nel mio primo archetto, ok? E faccio sempre, ne inserisco come sempre due e vado nella seconda. Dopodiché proseguo alla stessa maniera per tutto quanto il mio giro. Quindi adesso vedete ce ne sono due in questo punto, vado ad inserirne ovviamente una per volta, ma due in ogni spazio. Quindi prendo la prima, vado nell'archetto successivo, non metti a fuoco, e proseguo sempre alla stessa maniera. Tiro, vado a prenderne un'altra e vado anziché in quello successivo sempre nel mio secondo archetto, quindi 2 delica per ogni archetto. Quindi in questo giro io andrò ad inserire in tutto 24 delica, 2 per ogni archetto. Delica, chiudiamo come sempre ed usciamo dalla stessa delica, quindi chiudiamo come gli altri giri il lavoro ed andiamo a prendere i mezzi cristalli da 3 millimetri. Ovviamente anche di mezzi cristalli ce ne vorranno numericamente 24. Abbiamo ovviamente 24 archetti e quindi 24 dei nostri mezzi cristalli. Ne ho caricati 2 sul lago. Primo archetto, saltiamo, andiamo direttamente nel secondo e proseguiamo sempre alla stessa identica maniera. Cambierà il giro successivo che faremo degli inserimenti un po' più particolari e diversi perché andremo a inserire alternate rocaille e cipollotti. Quindi proseguite per tutto quanto il giro. Il nostro giro è terminato, vedrete che i vostri mezzi cristalli andranno veramente, come vedete, sono molto ravvicinati. A me piace il brick stitch così pieno quando non ci sono tanti vuoti. Ok, adesso dobbiamo andare a cambiare giro, quindi qua dovrete prestare un pochino più d'attenzione. Andate a prendere le rocaille 11/0 e i famosi cipollotti 4x6. Ce ne serviranno 8 perché dovremo andare a fare un giro in cui andremo ad inserire, come vedete, questi segni neri, ok? Sono i nostri archetti sottostanti, quindi i nostri 24 archetti generati dai mezzi cristalli. E noi cosa dovremo fare? Dovremo andare ad inserire un in ogni dovremo andare a inserire, non voglio creare confusione, in modo alternato una rondella, 2 rocaille, una rondella, 2 rocaille, una rondella e così via. Adesso ve lo mostro tecnicamente, così è più chiaro. Quindi esco dal mezzo cristallo e vado ad inserire una 11 ed un cipollotto, salto come sempre il primo archetto e vado nel secondo, in questo modo, sempre alla stessa maniera, rientro dal basso verso l'alto solo nel mio cipollotto, in questo modo. Dopodiché, scusatemi, andate a prendere una rocaille 11 ed andate nell'archetto successivo. E sempre dal basso verso l'alto rientrate solo nella 11/0. In questo modo vedrete che si genera questa tipologia di lavoro.
Quindi abbiamo inserito in prima battuta 11 cipollotto, 11, adesso proseguiamo, prendiamo un'altra 11 ed andiamo nell'archetto successivo. Vi ripeto questo passaggio per essere più chiara. Gli archetti che abbiamo sono 24, in un archetto inseriremo il cipollotto e nell'archetto successivo invece una 11 e nell'archetto ancora successivo nuovamente una 11. Adesso ci siamo spostati e quindi andiamo a prendere il nostro cipollotto ed andiamo nell'archetto successivo. Sempre poi dal basso verso l'alto e tiriamo. Adesso nuovamente una 11 e vado nell'archetto successivo, nuovamente sempre dal basso verso l'alto, altra 11 0 e andiamo nell'archetto successivo. Quindi in realtà in questo giro andremo ad alternare gli inserimenti per archetti. Nel primo abbiamo inserito le delica, le 11, le 8 0, in questo giro inseriremo 11, inseriremo in un archetto la 11, in un altro archetto la 11, cipollotto, 11, 11, cipollotto, 11, 11, cipollotto. È un'alternanza. Fate questo per tutto quanto il giro. Mi raccomando, quando inserite il cipollotto, insomma, il cipollotto deve restare dritto, non in un senso o in un altro, ma deve stare dritto sopra il nostro lavoro. Proseguite fino alla fine. Siamo arrivati praticamente a fine giro, ho inserito il mio ottavo cipollotto, vedete sono uscita nella parte superiore, adesso qui ho ancora un archetto, quindi la mia ultima 11 0 di colore rosso, vado nell'ultimo archetto disponibile che è rimasto, tiro bene e vado sempre dall'alto verso il basso in questo modo. Vado a sistemare il mio cipollotto, ecco qui, e come sempre vado a chiudere, quindi entro nella prima 11 0 che avevo inserito ad inizio giro, poi vado nell'archetto sottostante, giro il lavoro, provo, ok, vado nell'archetto sottostante e rispunto, risalgo attraverso la 11 0. Vedete che il mio lavoro si è leggermente incurvato e adesso ripasso e non ci resterà che fare l'ultimo giro, che è quello di andare a inserire in questi grandi archetti che si sono generati sui cipollotti le rocaille 11 0. E quante ne andremo ad inserire? Ne andremo ad inserire 3 su ogni archetto, quindi 3 da un lato e 3 dall'altro, scusate, quindi 6 su ogni archetto, quindi vedete 3 e 3. Poi una centrale nell'archetto tra le due 11, 3, 3 ed una centrale. Faremo questo per tutto quanto il giro. Quindi cominciamo subito. Io sono uscita da qui, mi vedete? Vado subito a prendere 2 rocaille. Ovviamente non andrò nell'archetto successivo, ma andrò in questo, che è già bello, insomma, grandicello, e quindi vado ad inserire le mie prime 2. Ovviamente la prima rocaille si sistemerà poi a fine giro. Quindi entro sempre nella seconda rocaille dal basso verso l'alto e tiro e ovviamente avvicino alla prima, ok? Adesso qui dovrò inserire altre 2 rocaille. Quindi la prima e tiro e la seconda. Quindi praticamente questa è la rocaille centrale, la prima che poi andremo a chiudere, queste sono le prime 3. Adesso andiamo a inserire le altre 3 dall'altro lato. Quindi vado dall'altro lato dell'archetto e tiro. Ancora una, vado nell'archetto e tiro. Spero veramente che si veda, ce la sto mettendo tutta per fare un tutorial chiaro. Incrociamo le dita e vado con la terza.
e tiro, fate attenzione qui ovviamente, ok, e quindi queste sono le altre 3. Adesso ne prendo una e vado nell'archetto qui, tra le due 11 0, tiro e ricomincio nuovamente 3 e 3, 3 e 3. Veramente super facile, quindi ripetete questo passaggio per tutto quanto il giro. Ho inserito la mia ultima rocaille, la terza, nell'archetto di destra e adesso cosa devo fare? Semplicemente andare a congiungermi nella prima rocaille che abbiamo inserito, che sarebbe quella centrale. Quindi vado, come sempre ovviamente sfrutto l'archetto sottostante, ok? Giro il lavoro per mostrarvelo, rientro dall'alto verso il basso e ovviamente ho finito il mio modulino. Eccolo qua, il nostro modulino orecchino Navidad, che ovviamente potrebbe tranquillamente essere anche un ciondolo perché non è proprio piccino. Sarà penso un 3 centimetri e mezzo, 4. Adesso è inutile che ve lo mostro, altrimenti questo video è infinito. Cosa ho fatto? Esco semplicemente da 2 rocaille centrali sopra il cipollotto e vado ad inserire 4 delica e ovviamente ripasso. Dopodiché nel mio caso ho preso uno di questi perni che sono forati ed ho sfruttato semplicemente i fori per cucirci su delle rocaille. 6, perché vedete che insomma ci sono 6 forellini, 2, c'è una stellina al centro e quindi nel mio caso ce ne sono 6 e quindi io ne ho inserite 6. Ovviamente oro su oro, quindi vedete c'è solo un nodino, potreste utilizzare anche il filo di nylon. Ovviamente non vi trattengo più perché materialmente l'orecchino è terminato, anzi gli orecchini Navidad sono terminati, vado a mettere il perno e probabilmente li sfoggerò in una di queste giornate natalizie. Vi abbraccio e visto che lo vedrete il 24, ne approfitto, vi auguro buona vigilia di Natale e buon Natale. Poi cercherò di farvi un piccolo videoclip per rinnovarvi gli auguri per queste festività natalizie. Sono felice di esserci riuscita, un abbraccio e buona serata a tutte. Buona vigilia!